Oh, ciao! Questa crema che mi sto spalmando addosso si chiama Sisbella Diamond, revitalizzante e regeneradora. L'ho comprata quest'estate in Spagna per circa 5 euro e ha una particolarità, ne vale 80. Ciao a tutti, io mi chiamo Beatrice Mautino, sono una biotecnologa, però di mestiere mi occupo di divulgazione della scienza, che vuol dire che scrivo, che progetto mostre scientifiche, organizzo festival ed altri eventi di divulgazione, però da un paio d'anni ho iniziato ad occuparmi di cosmetici ma visti con gli occhi della scienza. Curo una rubrica che si chiama La ceretta di Occam, che esce ogni mese sulla rivista Le Scienze, e a gennaio pubblicherò un libro interamente dedicato a questi temi. Questo è il mio primo video e qua sopra cercherò di raccontarvi quello che ho imparato in questi anni, quello che ho scoperto, cercherò di sfatare qualche mito, magari di quelli un po' duri a morire, perché no, magari anche a fare qualche esperimento. Però torniamo alla nostra crema. Come vi dicevo, l'ho comprata in Spagna, ero in vacanza là, in un supermercato, ma non l'ho trovata facilmente. Perché? Perché appena uscita è andata subito a ruba. Dovete sapere che qualche giorno prima del mio arrivo in Spagna era uscito su un giornale locale che si chiama L'Avanguardia un articolo in cui si diceva che questa crema qui era uguale ad un'altra che si chiamava Alain Rivitalizzante, che veniva venduta in profumeria per 80 euro. Nell'articolo scendevano in particolari e dicevano che le due creme erano prodotte dalla stessa azienda, negli stessi stabilimenti, usando gli stessi macchinari e addirittura con gli stessi ingredienti. Le due etichette messe a confronto erano assolutamente identiche. Intervistato dal quotidiano spagnolo, il presidente dell'azienda ha confessato, ha detto: beh, sì, le due creme sono esattamente uguali. D'altronde, diceva il presidente, chi lo dice che una crema da 80 euro debba valere di più di una crema da 5? Già, chi lo dice? È il nostro cervello che ce lo dice. Quando compriamo un prodotto siamo portati a pensare con i nostri neuroni che a un prezzo maggiore corrisponda una qualità maggiore e che quindi a un prezzo minore corrisponda una qualità minore. Chi di noi non ha mai pensato di fronte a una crema da pochi euro, beh, ma mi farà male, ma ci sarà dentro qualcosa di tossico o di pericoloso? E chi non ha magari sognato quel prodotto lussuoso pensando che potesse avere chissà quali proprietà. Vi racconto un esperimento che è stato fatto qualche anno fa da un gruppo di ricercatori appartenenti ad un'azienda svedese. I ricercatori hanno chiesto a 80 donne di età compresa tra i 35 e i 64 anni di utilizzare per 6 settimane una crema per il viso che veniva consegnata loro dai ricercatori stessi. I ricercatori però che cosa hanno fatto? Hanno diviso le donne in 3 gruppi, il gruppo A, il gruppo B e il gruppo C, in modo che i 3 gruppi avessero lo stesso numero di donne ognuno. Al gruppo A è stata consegnata una crema lussuosissima di una marca molto famosa, in una bella confezione dorata, sulla quale c'erano scritte tutte le proprietà che questa crema doveva avere. Oltre a essere antirughe, controllava anche i punti neri, migliorava l'idratazione della pelle, combatteva l'invecchiamento, insomma un sacco di cose. Aveva 51 ingredienti che giustificavano un prezzo di vendita decisamente alto, circa 100 euro. La crema, vi dicevo, aveva una bella confezione e le donne del gruppo A se la sono presa. Ora io qua non ce l'ho, per cui la rappresenteremo con questo portacandele rosso che contiene una candelina a sua volta rossa. La stessa confezione lussuosa, rappresentata qui dal portacandele rosso, è stata data anche al gruppo B, con la differenza però che il contenuto della confezione è stato sostituito. Invece di inserire all'interno la crema effettivamente lussuosa, hanno messo all'interno della confezione lussuosa una crema del supermercato, che qui rappresentata da questa candelina bianca. Anche il gruppo C è stato ingannato, infatti alle donne che appartenevano a questo gruppo è stata data la crema lussuosa, ma inserita in un contenitore anonimo delle creme classiche che troviamo al supermercato per pochi euro. Mettiamoci per un attimo nei panni dei ricercatori. Che cosa dovremmo aspettarci da un esperimento del genere? Se
la crema lussuosa funzionasse davvero meglio di quella economica del supermercato, allora ci dovrebbero essere delle differenze tra i gruppi A e C che contengono la crema lussuosa effettivamente e il gruppo B che contiene la crema del supermercato. Quindi dovremmo vedere delle differenze tra i gruppi AC e B. Se invece non si registrassero differenze tra i tre gruppi, allora dovremmo concludere che i due prodotti, crema lussuosa e crema del supermercato, sono paragonabili. Che cosa è successo quindi? Allora, nell'articolo pubblicato dai ricercatori svedesi si legge che le donne dei gruppi A e B che credevano di utilizzare la crema costosa o che la stavano davvero utilizzando, come nel caso di A, hanno utilizzato più prodotto delle donne del gruppo C e si sono dette mediamente più soddisfatte delle donne che invece pensavano di utilizzare la crema del supermercato, ma in realtà stavano utilizzando la crema costosa. Quindi possiamo dire che chi credeva di avere la crema lussuosa si è trovato mediamente più soddisfatto di chi credeva di avere la crema del supermercato. Ma dal punto di vista delle rughe, perché poi alla fine va bene credere che un prodotto sia migliore di un altro, va bene comprare prodotti lussuosi perché comunque fa piacere comprarli, però se una crema è antirughe si spera che risolva il problema delle rughe, e se un prodotto costa molto di più di un altro siamo portati a pensare che funzioni meglio di un altro. Per cui i ricercatori che cosa hanno fatto? Sono andati a misurare quanto le due creme, quindi quella del supermercato e quella lussuosa, andassero a modificare l'aspetto delle rughe. I ricercatori avevano fatto dei calchi in silicone della pelle delle donne che si erano sottoposte al test prima di fare il trattamento e ovviamente alla fine delle 6 settimane, e li hanno confrontati con un software che permette di individuare anche minime variazioni. Il risultato? Nessuna differenza nei tre gruppi. Chi aveva utilizzato la crema costosa aveva gli stessi risultati di chi aveva utilizzato la crema del supermercato. Risultati simili sono stati ottenuti nel nostro paese dall'Associazione Altro Consumo, che nel 2014 ha svolto un'indagine, loro lo fanno spesso, su molti prodotti che si trovano dal supermercato alla profumeria alla farmacia, paragonandoli e facendo dei test di tipo tecnico ma anche di tipo qualitativo. Sorprendentemente i risultati hanno dato come vincente una crema del discount venduta per 3-4 euro, che ha vinto contro dei colossi, delle creme famosissime che vediamo pubblicizzate tutti i giorni sulle riviste. Di esperimenti simili ne sono stati fatti molti nel corso degli anni e se ne trovano molti in letteratura scientifica, e giungono però tutti alle stesse conclusioni, che però, attenzione, non vuol dire che tutte le creme sono uguali o che le creme del supermercato sono sempre migliori di quelle che si vendono in profumeria a prezzi anche molto molto alti. Può capitare che prodotti economici come la mia Sisbela Diamond siano uguali a prodotti costosi, perché sono prodotti entrambi nello stesso stabilimento, per esempio con gli stessi ingredienti. Può capitare che prodotti economici siano addirittura migliori di prodotti molto costosi, come è successo nel test di Altro Consumo. E poi può capitare, capita spesso, che invece i prodotti costosi siano meglio di quelli economici. Quello che succede però sempre è che il nostro cervello ci mette lo zampino e ci fa apprezzare di più prodotti che si presentano meglio, che hanno delle confezioni più lussuose o che magari hanno delle scritte che vanno a stuzzicare direttamente i nostri neuroni e ci portano ad acquistare o comunque a voler acquistare quei prodotti. Il marketing questi meccanismi psicologici e neurobiologici li conosce molto bene e li sfrutta per creare delle confezioni e dare dei prezzi che siano adeguati alle nostre aspettative. Nell'ambiente si dice che il prezzo giusto per un cosmetico è quello che il consumatore è disposto a pagare. Mi viene da dire che è quello che il cervello del consumatore è disposto a pagare per quel cosmetico.
Ne parleremo ancora, comunque per questo primo video la chiudo qui. Vi ringrazio per avermi guardata e se avete dei suggerimenti di argomenti del mondo della cosmetica che vi interessa che vengano affrontati, scrivetemeli nei commenti. Se vi è piaciuto il video condividetelo e iscrivetevi alla mia pagina Facebook e al mio canale YouTube. Grazie e alla prossima. Io mi metto ancora un po' di crema, tanto costa poco.